Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda parte di febbraio 2024. Tre carte, ma direi che sono troppe, una sola per piacere. Ok, abbiamo la carta della stella, amici della bilancia. Probabilmente ci saranno nuove idee, nuove canalizzazioni, nuovi progetti, nuovi obiettivi, mi verrebbe anche da dire. Per qualcuno si tratta di, diciamo, potrebbe essere un percorso di studi o semplicemente l'avvicinarsi a certe materie, diciamo un pochettino più astratte come l'oroscopo, l'astrologia, piuttosto che la cosmologia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni per il 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Vi ricordo che queste sono letture generali, possono vibrare come famiglia, lavoro, relazioni di coppia. Io andrò via via facendo degli esempi in modo da aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, ok, allora Cavaliere di Coppe, 9 di Coppe, il matto, il Cavaliere di Spade, un 4 di Spade, un 5 di Spade e l'appeso. Mm. Allora, devo dire, ragazzi, che vibra molto come una relazione di coppia, non è detto, però insomma andrò facendo degli esempi, ok? Allora, diciamo che vi arriva un'offerta o vi è arrivata un'offerta da questo cavaliere di coppe e poi segue questo 9 di coppe, quindi ho proprio l'idea che la terza settimana di febbraio sia un periodo pieno di gioia, pieno di appagamento, sì, dove vi godrete, diciamo, i risultati raggiunti, mi viene da dire. Sento come questa forte esplosione del cuore. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo cavaliere di, ok, coppe. Abbiamo una regina di spade e un 8 di coppe. Sento come se da parte di qualcuno ci fosse stato come una sorta di ammorbidimento. Non so se si dica così, probabilmente no, però avete capito, no? Come se qualcuno si fosse ammorbidito in riferimento a una situazione o in riferimento a una relazione. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo un re di spade, prima c'era la regina. Vediamo un po'. Perché ho come la sensazione che 5 di spade. Ce l'avete anche qui. Allora, è vero che sento che questa persona è diventata più flessibile nei vostri confronti, ma in realtà ho come la sensazione che voi siate diventati in un certo senso un po' più mentali e mi verrebbe anche da dire rigidi su certe cose, anche se poi in realtà il 5 di spade mi parla di confusione mentale, lotte egoiche. Qui vedo tanta mente, ok?
È come se sì, aveste raggiunto una certa abilità mentale, ho come questa sensazione. Vi dico, quando c'è un 5 di spade non è mai positivo, perché sono le lotte del ego, cioè sono quelle lotte, quelle discussioni dove semplicemente è più importante chi dei due ha ragione piuttosto che trovare una reale soluzione. Sono quelle discussioni che non portano a niente, che non servono, sono sterili. Andiamo a vedere il matto. 7 di spade e 9 di pentacoli. Allora, io ho la sensazione che qualcuno abbia qualche desiderio, se vogliamo nascosto anche, perché non è poi così, diciamo, chiaro. È come se ci fosse voglia di godersela, ragazzi, di godersi questo 9 di coppe, di godersi questi risultati, di godersi la propria abbondanza, il proprio appagamento. Mm. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Mi è venuta un altro messaggio, però ve lo dico dopo perché non è per tutti e voglio vedere, finisco un attimo di tirare giù le carte. Allora, il Cavaliere di Spade è spiegato da un 6 di Pentacoli e da un 9 di Spade. Di nuovo Spade. Allora, qui ragazzi ho la sensazione che ci sia una delle due persone che in realtà tende a un po' scappare. E ho la sensazione che siate voi, cioè magari non risuona per tutti, però ho come l'idea che non vi sentiate abbastanza, che non vi sentiate all'altezza, che perché ho la sensazione che qualcuno di voi da un lato ci sia questa persona a cui interessa, ma dall'altro non voglia impegnarsi, non voglia, ma non perché diciamo non sia in grado, perché è più forte la voglia di sperimentare, di viaggiare, di scoprire, di godersela. È un po' come se uno dei due non fosse sicuro del tipo di impegno che si può prendere. Se fosse una situazione di lavoro, vi dico che potrebbero farvi un'offerta che apparentemente potrebbe, insomma, essere una bellissima offerta che però poi in realtà non vi convince del tutto, perché? Ma perché voi volete scappare fondamentalmente da questa situazione lavorativa. La stessa cosa se fosse una situazione familiare, sento qualcuno che se ne vuole andare, che ha voglia di indipendenza, che ha voglia di autonomia, che ha voglia di scoprire, ha obiettivi, è come se ci fossero dei nuovi obiettivi, del ok, vedo più in avanti. Andiamo a vedere il 4 di spade, il sole e la luna. Wow, sole e luna, yin e yang, energia maschile e energia femminile. E c'è un 4 di spade, ragazzi. Nell'ultima settimana di febbraio molte persone, diciamo, si ritireranno, si prenderanno un tempo. Per magari qualcuno è una spa, cioè ve lo consiglio, ve lo auguro. Potrebbe essere anche una gita in montagna. È come se avessi bisogno di staccare la spina per riequilibrare queste due forze, la forza propulsiva in avanti del sole e la forza di introspezione della luna. Andiamo a vedere il 5 di spade. Allora abbiamo un asso di pentacoli e un 4 di pentacoli. Ragazzi, sento tanto condizionamento con questo 5 di spade. Ce l'avete due volte. Qui è proprio qualcuno che
diciamo, ha la mente confusa secondo certe regole, secondo me. È per quello che avete bisogno di riprendere un attimo le vostre energie e rivalutare che cosa è valido per voi, qual è la vostra zona di sicurezza, cosa potete fare attivamente per proteggere voi stessi, la vostra testa soprattutto. Qua è una questione di testa. È come se ci fosse qualcuno che in qualche modo inquina il vostro modo di pensare. O potrebbe anche essere che siate voi, perché il sette di spade mi parla di qualcuno un po' che si anche auto racconta delle bugie, che non necessariamente, cioè è perché quando uno si racconta delle bugie è perché non le vede, ok? È la luna, sono le proiezioni. Però qui è come se arrivasse una chiarezza mentale, è come se le zone d'ombra venissero portate alla luce con questo quattro di spade, con questo momento di ritiro, di riposo. Può anche far riferimento, ragazzi, a per esempio un fine settimana di ritiro spirituale, potrebbe essere un viaggio a Medjugorje, cioè qualche cosa che vi permetta di ritornare dentro di voi. Può anche essere chiudervi in casa per tutto un fine settimana, spegnere il telefono, spegnere il computer e rimanere voi con voi e basta. Andiamo a vedere l'appeso. Però c'è proprio bisogno di questo momento di recupero delle forze. Allora, l'appeso è spiegato da un 5 di pentacoli e dalla carta della forza. È come se vi consigliassero di riflettere bene su quello che volete. La carta dell'appeso quando arriva è perché vi dà l'occasione di vedere le cose da un'altra prospettiva. Quindi giustamente qui, come vi dicevo, vi arriva questa offerta, è come se non fosse esattamente l'offerta che volete, però apparentemente sembra di sì. Ma c'è come un lato di voi che vorrebbe altro, che vorrebbe andare, che vorrebbe essere più indipendente, che vorrebbe anche essere valutato di più e grazie a questo 4 di spade, a questo momento di ritiro, a questo momento dove voi imparerete, diciamo, ad ascoltare voi stessi o semplicemente metterete l'attenzione su quelle che sono le vostre paure, è come se portandole a galla, ok, tutto questo desse, diciamo, il passo a questo nuovo inizio dell'asso di denari. Chiaro, dovete valutare bene le cose. Allora, l'appeso di solito è una persona che diciamo, non ha molta possibilità di azione, no? Ed è una persona che normalmente ha perso tutto. E qui abbiamo una carta di perdita economica, il 5 di pentacoli. Quindi, se così fosse, fate attenzione alle vostre finanze, fate attenzione a non dare di più di quello che dovreste dare. Se per esempio siete in una società, ok, c'è uno dei due che deve dare, se si dà 50 e 50, ipotesi, non andate a coprire anche quello che l'altro non ha, perché potrebbero esserci delle perdite finanziarie. Se non sono perdite finanziarie, ragazzi, fate attenzione alle chiavi di casa, agli occhiali, a quelle cose lì, ok? Telefono, portafogli, quindi alle cose materiali, diciamo, perché verso fine mese, diciamo che l'energia è movimentata, quindi ci potrebbe essere appunto questo tipo di delusione, posso anche chiamarla, no? Però vi darà l'occasione di vedere le cose da un'altra prospettiva, ok? Secondo me è un po' come un passaggio obbligato. Qualcuno dovrà... È una mentalità di carenza, è il 5 di pentacoli. Quindi può anche essere che si riveda mm, il proprio modo di pensare per trovare i nuovi obiettivi di cui ci parla la stella. Perché qui sento tanta confusione mentale, tanto inquinamento, come vi dicevo. Però troverete la strada giusta, quindi state sereni. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Sento tanta voglia di scoperta. Ecco, un'altra cosa che vi posso dire. Fate attenzione a non essere troppo ingenui, a non pensare che sia tutto rosa. Cercate di, quando, questo io lo faccio sempre, quando ho un nuovo obiettivo, un nuovo desiderio, e inizio a lavorare per realizzare questo nuovo obiettivo, penso anche sempre, diciamo che equilibro un po' i pensieri, penso sempre anche al e se andasse male? E se andasse in questo modo? E se invece andasse così e non come io mi aspetto? Cioè, per essere preparati, sia psicologicamente che materialmente, proprio magari per non trovarsi davanti a queste potenziali perdite.
Allora, andiamo avanti, vediamo con Osho che cosa ha da dirvi. Wow, 2 arcani maggiori, il completamento e un'apertura. Ragazzi, qui, ma infatti qui abbiamo un asso, solo quello, vero? Ah no, abbiamo il matto. Sì, però comunque è un momento, questo qua è il mondo e questo qua è la carta della giustizia. È come se fosse un momento di presa di consapevolezza e molto lo farà il tempo che vi prenderete per bilanciare le vostre energie maschili, quindi quelle che fanno, con le energie femminili, cioè quelle che ricevono. E c'è comunque un'apertura. Allora, in questa carta viene raffigurato come se fosse un'esplosione dal cuore, però io sento che è un'apertura a 360 gradi, anche a livello mentale. Arriverà qualcosa di concreto, ragazzi. Comunque, se questa offerta fosse appunto una collaborazione lavorativa, diciamo che se ci sono dei soldi in mezzo, quello che vi consigliano è di proteggere i vostri averi, insomma, di dare, ma dare il giusto, perché ho la sensazione che molti qui tendano a dare troppo. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Bellissima carta. Allora, questa carta vi invita a desiderare, cioè a fare, a creare, no, a formulare i desideri in modo saggio, ok? È come cercare di manifestare desideri che per voi, o sogni o obiettivi che per voi effettivamente siano realizzabili, e poi vi invita anche ad iniziare a fare qualcosa per perché questi sogni, insomma, diventino realtà. Tenete presente che qui siete appesi e avete la forza al contrario. Vi manca quella sorta di spinta, ma perché qui siete ancora in fase di riequilibrio. Probabilmente a marzo cambieranno le energie. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like o iscrivervi o condividere il video, e se invece volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email per i percorsi individuali oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!